Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. L'Evangelista Luca dedica ben 10 capitoli al viaggio che Gesù fa dalla Galilea fino a Gerusalemme. Il brano evangelico di oggi ci presenta Gesù che è arrivato alla meta. Dove si trova? L'Evangelista Marco ci dice che si trova sul Monte degli Olivi e sta contemplando insieme con 4 dei suoi discepoli, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, la spianata del Tempio, con al centro lo stupendo santuario. Si trova con 4 discepoli. Dove sono le grandi folle? Non ci sono più. Gesù è arrivato alla meta, ha fatto la sua proposta di mondo nuovo, dove grande non è colui che arricchisce, che domina, che si impone agli altri, ma colui che serve. Una proposta molto impegnativa e difatti le folle non ci sono. È rimasto con questi 4 discepoli e il popolo si sta preparando per la festa di Pasqua e questa sarà l'ultima Pasqua della vita di Gesù. Gesù contempla la sua città, la città che lui ama, e si sta rendendo conto che il suo progetto di mondo nuovo non è stato accolto. Le guide del popolo lo hanno osteggiato, lo hanno rifiutato e lui sa che adesso sono decise a toglierlo di mezzo. La domanda che certamente lui si pone: è il fallimento della mia missione? Qualcuno cerca di distoglierlo dai suoi pensieri, invitandolo a contemplare il meraviglioso Tempio. La sua reazione lascerà sconcertati i suoi discepoli. Sentiamola. Mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Vediamo di contemplare insieme con Gesù lo spettacolo di quella spianata del Tempio. Gli archeologi israeliani dicono che le meraviglie del mondo non erano 7, erano 9, perché 2 erano il Tempio di Gerusalemme e il santuario al centro di quel Tempio. Quando si dice Tempio di Gerusalemme si intende tutta la spianata con i suoi portici, la Basilica Regia, il Sinedrio, l'atrio delle donne, quello degli israeliti. Il santuario, quello che vedete alle mie spalle, era il luogo dove gli israeliti erano convinti che era presente il Signore in mezzo al suo popolo per proteggere la città santa. La costruzione del Tempio era stata iniziata da Erode nel 19 a.C., quando Giuseppe e Maria erano ancora bambini. E il santuario, quello che vedete alle mie spalle, nella ricostruzione, era stato edificato in 1 anno e mezzo da 1000 sacerdoti. Il re Erode aveva voluto che fossero soltanto le mani pure dei sacerdoti che costruivano quel santuario. Poi vi faccio vedere sullo sfondo una costruzione stupenda, il portico regio che si trovava nella parte sud della spianata e è il luogo dove al pian terreno si vendevano gli agnelli, le colombe, c'era quel mercato che Gesù butterà all'aria.
E tutto questo edificio del Tempio era stato costruito in 8 anni. Nel Talmud babilonese c'è scritto che chi non ha visto il Tempio di Erode non ha mai visto un edificio stupendo nella propria vita. Il desiderio di ogni israelita era di visitare almeno una volta in vita il Tempio del Signore. Ricordiamo il Salmo 27, versetto 4. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore e ammirare il suo santuario. Era davvero l'orgoglio del popolo di Israele. E vi faccio contemplare ancora sullo sfondo la porta bella. Era una porta dorata o di Nicanore, come era chiamata, si trovava fra l'atrio delle donne e l'atrio degli israeliti. Sapete che quella porta dicevano che aveva l'oro dello spessore di una moneta. La contemplazione di queste meraviglie poi da parte di Gesù che si trova sul Monte degli Olivi era accompagnata dalle musiche, dai canti eseguiti dai Leviti, i quali si posizionavano proprio sui gradini davanti alla porta di Nicanore. Li vedete là sulla vostra destra. E il suono delle loro trombe, delle loro arpe, risuonava nella valle del Cedro e si udiva fino sulla cima del Monte degli Olivi. Bene, mentre tutti fanno i loro commenti su ciò che stanno vedendo, Gesù esce con un'affermazione che a ogni pio israelita deve essere sembrata blasfema. Dice Gesù, di ciò che voi vedete non sarà lasciata pietra su pietra. Blasfema perché il Tempio era il segno della presenza del Signore in mezzo al suo popolo e quindi era una costruzione ritenuta incrollabile, indistruttibile, perché era il Signore stesso che la manteneva. E allora, stupiti, chiedono a Gesù quando accadrà una catastrofe del genere. E Gesù non conosce la data, sa che accadrà perché il suo popolo, non si è lasciato cambiare il cuore dalla sua proposta di amore e di pace e Gesù sa che le cose andranno a finire male, ma non sa quando. La catastrofe accadrà nel 70, come sappiamo. Vedete il celebre rilievo che si trova sull'Arco di Tito, dove ci sono i soldati romani che portano nel trionfo gli arredi del Tempio e poi la menorah. È a questo punto adesso che Gesù introduce il tema che a lui preme e che non riguarda la data, ma cosa fare di fronte agli eventi che stanno per accadere. Gesù impiegherà adesso un linguaggio che per noi è strano, era comprensibilissimo dalle persone del suo popolo al suo tempo, ma è un linguaggio a cui noi oggi non siamo abituati, che dobbiamo capire, è il linguaggio apocalittico che possiamo facilmente equivocare. E quindi vorrei fare un breve accenno a questo linguaggio, semplificando proprio al massimo. Già da qualche secolo in Israele si parlava di un giorno in cui il Signore sarebbe intervenuto per dare una svolta radicale alla storia del mondo. Il mondo non poteva più continuare così perché era malvagio, pieno di ingiustizie. Era necessario un mondo nuovo che ponesse fine quindi al mondo malvagio, diabolico. L'immagine del mondo antico, la metafora utilizzata era quella di Babilonia per definire la società che assommava in sé tutto il diabolico del mondo. Anche il libro dell'Apocalisse presenta Babilonia come la madre di tutti gli orrori della terra. Bene, questa Babilonia sarebbe crollata, simbolo del mondo antico. Eccolo il giorno del Signore in cui ci sarebbe stato un capovolgimento della realtà del mondo.
Dalla distruzione del mondo antico di questa Babilonia sarebbe poi sorta la nuova Gerusalemme, simbolo del mondo nuovo. Bene, questo era il messaggio di gioia, di speranza che veniva annunciato al tempo di Gesù con immagini drammatiche, le immagini apocalittiche. Questo momento di passaggio, che era un invito a gioire perché stava per cambiare il mondo, è rappresentato con immagini di terremoti, e davvero un terremoto ci sarebbe stato perché il mondo antico sarebbe crollato. Si parlava di guerre, del sole che si oscura, la luna che non dà più la sua luce, le stelle che cadono, ma le stelle erano il simbolo delle divinità pagane che avevano dominato il mondo perché erano loro che dettavano i comportamenti dei loro fedeli, che erano comportamenti di violenza. Pensiamo al dio Assur. Bene, queste stelle sarebbero cadute. Sono immagini che non parlano della fine del mondo materiale, ma della gioia che ci sarà quando crollerà quel mondo antico e nascerà un mondo completamente nuovo. Noi lo sappiamo quando è che è arrivato quel mondo nuovo, quando c'è stato quell'inizio, è nella Pasqua di Cristo. Difatti l'Evangelista Matteo impiega proprio le immagini del terremoto. In quel venerdì, dice l'Evangelista Matteo, si fece buio su tutta la terra, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono. Sono le immagini apocalittiche, proprio per presentare la fine del mondo antico e l'inizio del mondo nuovo. Sempre Matteo, nel giorno di Pasqua, ci dice che vi fu un grande terremoto, un angelo del Signore sceso dal cielo fece rotolare la pietra. Eccole, queste immagini erano chiarissime al tempo di Gesù e che noi oggi possiamo anche equivocare, ma credo che siano molto semplici per veicolare il messaggio che ci vuole dare Gesù. Ascoltiamo adesso la risposta di Gesù a coloro che gli hanno chiesto chiarimenti sulla affermazione che lui ha fatto. Non rimarrà pietra su pietra di tutto ciò che voi state vedendo. Ascoltiamo. Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. È il momento del passaggio dal mondo antico al mondo nuovo. Cosa fare? Gesù dà due indicazioni. La prima: badate di non lasciarvi ingannare. C'è il pericolo. Siccome tutti aspettano questo mondo nuovo, il pericolo è quello di dare un'immediata adesione a chiunque si presenti come Messia, come Salvatore, come unto del Signore. Non andate dietro a tutti questi Messia che si presentano. Potreste essere condotti fuori strada, dovete sapere discernere chi davvero presenta un mondo nuovo e che invece perpetua il mondo antico. Possiamo fare alcuni accenni alla nostra realtà del mondo in cui viviamo. Abbiamo tutti fatto esperienze, anche recenti, di ideologie, di partiti politici che si sono presentati annunciando l'avvento di un mondo nuovo, di un uomo nuovo. Si sono atteggiati quindi a salvatori del mondo e salvatori dell'umanità. Si sono rivelati diabolici. Tutti coloro che li hanno seguiti sono diventati complici di progetti disumani. Altro esempio. Dobbiamo stare attenti al messianismo della scienza e della tecnica, che sono meravigliose quando sono a servizio dell'uomo, ma quando diventano idolo sono pericolosi
perché pretendono di definire loro ciò che è bene e ciò che è male. E la scienza non è lei che deve dire ciò che è bene e ciò che è male. Non tutto ciò che la scienza può fare è in diritto di farlo. Deve essere valutato ciò che è a servizio dell'uomo e ciò che invece distrugge l'uomo. E poi stiamo attenti a non confondere il mondo nuovo con l'ultima novità, con l'ultima moda. Lo sentiamo ripetere spesso che bisogna stare al passo con i tempi, seguire ciò che fanno tutti, ciò che sembra logico a tutti, e la logica la conosciamo, è bene, ciò che mi piace. Gli impegni vanno sempre presi con riserva. Anche quello di farsi una famiglia, bisogna pensarci e poi fino a quando dura. Dice Gesù, state attenti agli imbonitori, ai guru, alle star che ti incantano, ti seducono, ma che poi si rivelano delle stelle cadenti. I tempi sono cambiati. Stiamo attenti. Gesù lo ripete, non lasciatevi incantare da queste proposte perché vi ingannano. Sentiamo adesso la seconda indicazione sul da farsi. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Abbiamo ascoltato sulla bocca di Gesù le immagini apocalittiche, terremoti, carestie, pestilenze, fatti terrificanti, segni grandiosi nel cielo. Non ci spaventano più queste immagini perché abbiamo già accennato al fatto che non vogliono spaventare, ma infondere coraggio, speranza. Sono immagini che vogliono parlarci del cambiamento imminente, del passaggio fra le due epoche della storia. Erano immagini molto comuni queste nella letteratura apocalittica. Voglio accennare come esempio un celebre libro apocalittico, quello dell'Assunzione di Mosè. Un popolo insorgerà contro l'altro, l'umanità sarà lacerata da guerre nelle famiglie, i padri si volgeranno contro i figli, i fratelli contro i fratelli, non ci sarà pace, gli astri cadranno, il sole non darà più la sua luce, i corni della luna saranno spezzati, il mare si ritirerà nell'abisso, i fiumi seccheranno. Non erano immagini per spaventare, erano un linguaggio per dire rallegratevi perché sta per iniziare il mondo nuovo. Difatti, pochi versetti dopo il brano evangelico che stiamo esaminando, l'evangelista concluderà dicendo, riferendoci le parole di Gesù che dice: quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi, levate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Quindi, questa seconda indicazione che Gesù dà è non spaventatevi quando vedete della negatività nella storia, nella società in cui state vivendo. Leggetele non come dei segni di morte, ma come i dolori del parto per la nascita del nuovo mondo. E adesso la domanda. Il mondo antico si rassegnerà a scomparire oppure combatterà aspramente per sopravvivere e perseguiterà coloro che vogliono farlo scomparire? Ascoltiamo cosa Gesù annuncia. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe
e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Quando noi guardiamo la realtà del nostro mondo possiamo anche spaventarci, perché il mondo antico è ancora molto forte e potrebbe sorgere il dubbio che il mondo nuovo annunciato da Gesù sia un bel sogno che non si realizzerà mai. Il mondo dei dominatori, quelli che opprimono, che vogliono pensare a se stessi, arricchire, dominare, andrà avanti sempre. Il mondo nuovo non nascerà mai. Bene, Gesù dice: coloro che aderiscono al mondo nuovo devono mettere in conto che la pagheranno, perché saranno immediatamente osteggiati da chi vuole perpetuare l'uomo vecchio, la società antica. E allora Gesù esplicita: vi cacceranno dalle sinagoghe, vi metteranno in prigione. In quel tempo c'erano proprio le violenze fisiche, ma ce ne sono tante anche oggi contro chi vuole essere evangelico, chi vuole portare avanti la novità del mondo, una nuova giustizia, una nuova società. Ma oggi ci sono altre forme di persecuzione, quando ti emarginano, quando ti deridono perché dicono che sei un medievale, uno che non sta al passo con i tempi. Gesù dice: la persecuzione sarà inevitabile, guai a voi quando tutti vi applaudissero. Come vi dovete comportare? Ecco cosa dice Gesù ai suoi discepoli: approfittate di questi momenti per dare testimonianza. Cosa significa dare testimonianza? Non significa azzuffarsi con chi la pensa in un modo diverso, oppure dovete assolutamente vincerla, dovete spuntarla contro di loro. No, voi dovete semplicemente dare testimonianza che siete persone nuove, che siete coloro che vogliono un mondo di pace, un mondo di amore, e dovete testimoniare con questo mondo nuovo, con la vostra persona, con la vostra vita. Dovete essere, quello che dice la prima lettera di Pietro, persone belle, in modo che coloro che vi vedono capiscano che questo mondo che voi volete far nascere è quello realmente umano. Poi continua Gesù dicendo: non preparate la vostra difesa. Perché? In quel momento lo Spirito vi suggerirà che cosa dovete dire. Perché non dovete preparare la vostra difesa? Perché la preparereste secondo la sapienza umana, secondo il buonsenso umano, i criteri accettati da tutti. No, voi avete dei criteri completamente nuovi, che sono quelli che sono dettati dalla figliolanza divina che è dentro di voi. Voi siete figli di Dio, coloro che amano in modo incondizionato. Quindi lo Spirito vi suggerirà soltanto parole di amore, parole di gioia, parole di speranza. L'aggressività, il voler prevalere, il voler mostrare che noi abbiamo ragione a tutti i costi, rovina tutto. L'altro deve capire dalle vostre parole, dal vostro atteggiamento, dalla vostra vita, che voi lo amate, che non volete vincere, volete soltanto comunicare anche a lui ciò che può renderlo felice. Poi ancora, sarete odiati da tutti
anche da coloro che vi sono più vicini, e parla dei genitori, dei fratelli, dei parenti, degli amici. Il cristiano deve mettere in conto tutto questo, e al tempo di Gesù questo era drammatico, perché essere cacciati dalle sinagoghe, dalla propria famiglia, aveva delle conseguenze dolorosissime, compreso il fatto che erano tagliati fuori dall'eredità familiare. Gesù chiede ai suoi discepoli di essere coerenti, mettere in conto anche questa croce. Quando parla della croce da abbracciare, significa accogliere le conseguenze di chi fa una scelta di vita evangelica. La conclusione, dice Gesù: vi possono far del male, vi possono denigrare, ma non toccheranno la vostra vita. Con la vostra perseveranza nella fedeltà al Vangelo, voi costruirete una vita autentica, perché sarà la vita che risponde alla vostra identità di figli di Dio. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.